Bisogna dirla tutta, alcune volte gli artisti nella storia hanno corso il rischio di essere un po' ripetitivi in quanto a temi delle loro opere, oppure se vogliamo vederla da un altro punto di vista, hanno deciso di sfidare se stessi e gli altri e utilizzare temi comuni e conosciuti dal grande pubblico per raccontare i loro messaggi. Così, ad esempio, i miti greci e gli episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono diventati protagonisti di diverse opere d'arte visiva, dall'antichità fino ai nostri giorni. Io sono Clelia e oggi vi racconto 6 miti greci che bisogna assolutamente conoscere se si vuole comprendere alcuni dei capolavori dell'arte. Da bambina, al contrario di molte amiche e compagne di scuola che amavano le principesse, per un certo periodo di tempo io ho avuto la fissa dei miti greci. Era il periodo in cui la babysitter di mio fratello era costretta a sorbirsi la versione integrale del film di Ulisse accompagnato dalle patatine con il limone. Oppure il periodo in cui mia mamma si è ritrovata con il lavandino della cucina otturato della mia pasta di gesso del piccolo archeologo. I miti greci mi piacevano per tantissimi motivi. C'era intrigo, avventura, storie d'amore e di tradimenti. Ma soprattutto nel mio modo di vedere la cosa c'era una storia che sembrava molto più vicina alla realtà di molti altri mondi magici. Da grande poi un paio di 4 nelle prime versioni del quarto ginnasio mi hanno fatto passare la passione iniziale, che è tornata solo a periodi, grazie ai viaggi a Siracusa per le tragedie greche o agli esami come estetica in università. Il conoscere così tanto fin da bambina i miti greci però mi ha sempre aiutato tantissimo nell'interpretazione delle opere. Per questo oggi ho deciso di raccontarvi alcune delle storie più belle e anche più diffuse nell'immaginario visivo di tanti artisti. Dal primo di questi miti greci è nato anche uno dei nostri modi di dire più diffusi, non aprire il vaso di Pandora. Lo usiamo in quelle occasioni in cui non vogliamo iniziare a parlare di qualcosa in particolare, perché da lì sappiamo che potrebbe nascere un'ulteriore discussione, non sempre piacevole. Ma da dove nasce la storia e cosa c'entra la povera Pandora? Ce ne parla per la prima volta Esiodo nel suo poema Le opere e i giorni, dove racconta che il re degli dei Zeus ha qualche problemuccio da sistemare con uno dei titani, Prometeo. A Zeus infatti non è andato giù che Prometeo abbia regalato agli uomini una delle risorse più importanti per la loro evoluzione, accessibile fino ad allora soltanto agli dei, il fuoco. Così, infastidito da questa cosa, riunisce tutti gli dei dell'Olimpo e, grazie al loro aiuto, crea dal nulla la prima donna mortale, Pandora. Quindi ogni divinità le fa un dono, ad esempio la bellezza da Afrodite e la vita da Atena. Zeus invece le regala un vaso. L'unica raccomandazione che il dio le fa è quella di non aprirlo mai, per nulla al mondo. Ma, come tutte le storie che si rispettino, si tratta solo di un inganno. A causa infatti della curiosità donata da Hermes, la ragazza appena arrivata sulla terra comincia a chiedersi cosa ci sia dentro e nel giro di pochissimo tempo apre il vaso, liberando tutti i mali della terra e rendendo per sempre mortali tutti gli uomini. Ma Pandora, appena capito cosa è successo, richiude al volo il coperchio, in tempo per lasciarci all'interno l'unica nota positiva, la speranza, che verrà fuori solo quando Pandora deciderà di riaprire dopo tempo, una seconda volta, il vaso. Una storia che è stata raccontata da moltissimi artisti e tra questi dal pre-raffaellita Dante Gabriele Rossetti in una delle sue opere più belle. Il prossimo mito è un altro classico della storia greca che si ritrova in moltissime opere anche del Novecento, il Minotauro. Secondo la leggenda, il Minotauro è un mostro mezzo uomo e mezzo toro, nato dall'unione della regina Pasifae di Creta e di un toro. Come abbiano fatto i due a unirsi è un'altra storia, fatta di eredità e tradimenti, di cui vi dico soltanto che erano coinvolti 2 tra i più importanti dei della Grecia, Zeus e Nettuno. Comunque, il Minotauro, non essendo accettato alla nascita dal re di Creta Minosse, viene rinchiuso in un labirinto disegnato per lui dall'inventore Dedalo. Il problema è che, essendo un mostro, ha la necessità di essere soddisfatto per non farla arrabbiare. Così Minosse decide di chiedere ad Atena, in cambio della vita del suo figlio legittimo, ucciso dagli ateniesi per futili motivi, un pegno di giovani donne e uomini. Così nasce la leggenda così come la conosciamo in arte, il simbolo del Minotauro come la bestia violenta che divora gli innocenti, però anche l'incarnazione della passione e dell'istinto contro la razionalità.
Due sono le rappresentazioni più famose nella storia dell'arte di questo animale. Le incisioni del 1961 di Gustave Doré della Divina Commedia e ancora più belle secondo me le rappresentazioni di Picasso che ha fatto di questo tema uno dei temi centrali delle sue opere, dei capolavori davvero. E sempre per rimanere in tema di miti in cui Dedalo, l'inventore del labirinto che ho citato prima, è coprotagonista, abbiamo il mito tutto incentrato su suo figlio, Icaro. La storia è un po' triste, quindi bisogna essere preparati. Dedalo infatti è stanco di vivere imprigionato da Minosse a Creta e decide così di costruire per lui e per il figlio Icaro delle ali per volare via. Le testa, le ritesta e tutto va per il meglio, le ali funzionano. Fa una sola raccomandazione prima di partire al figlio Icaro, quella di non avvicinarsi al sole per non far sciogliere la cera che tiene insieme le sue ali. Così partono. Ma nel bel mezzo del viaggio Icaro viene attirato da Apollo verso il sole e, proprio come il padre aveva previsto, la cera si scioglie e lui cade in mare annegando. Per questo motivo il mito di Icaro è stato utilizzato spesso in arte e in letteratura per rappresentare il tema più ampio dell'eccesso di orgoglio e di presunzione. Tra i tanti artisti che ne hanno fatto uso, una delle mie opere preferite è di sicuro quella di Matisse, Jazz. Uno dei suoi primi ritagli, infatti, ha come protagonista una figura umana nel bel mezzo del blu, che potrebbe essere il cielo da cui Icaro cade o il mare in cui annega. Ma i miti greci non sono fatti solo di esseri umani o mostri, anzi al contrario, i veri protagonisti sono spesso le dei dell'Olimpo, i loro figli illegittimi o i presunti tali. E il più acclamato, affascinante e forte degli eroi nella storia è sempre stato il protagonista dell'Iliade, Achille. Gli storici non si sono ancora decisi sul perché Achille sia tanto forte e semi-immortale. In alcuni testi si racconta che la madre Teti lo avesse immerso da bambino nel fiume Stige, tenendolo dal tallone e rendendolo così immortale in tutto il corpo, tranne che in quel preciso punto. Altri racconti invece ci dicono che fosse stato ricoperto di ambrosia, il nettare degli dei. Fatto sta che Achille è davvero l'eroe degli eroi che combatte per 10 anni una guerra lunghissima a Troia. Ma il motivo per il quale diventa un simbolo in arte è anche un altro. Il suo amore e il desiderio di vendetta per la morte di Patroclo lo rendono l'eroe immortale più umano che ci sia e il simbolo delle proprie fragilità, grazie a questo suo punto debole, il tallone. E se possiamo definire Achille uno dei protagonisti maschili della guerra di Troia, allora non possiamo fare a meno di considerare Elena una delle protagoniste femminili. E il prossimo mito che sto per raccontarvi la riguarda alla lontana. Elena infatti si racconta essere una donna bellissima, figlia della regina di Sparta, Leda. E la storia di Leda è quella che ci interessa, in quanto si tratta di una delle storie più ricche di cattiveria e violenza tra i miti greci. Io sinceramente non ho ancora capito come abbia potuto attirare nel tempo così tanti artisti, soprattutto del 400 e del 500. Leda è moglie di Tindaro, re di Sparta, e va parecchio d'accordo con il marito, tanto da rifiutare le avance del re degli dei, Zeus in persona. Ma rifiutare un dio non è così semplice, così Leda viene violentata in piena notte da un cigno, Zeus trasformato in un animale, e rimane incinta di 4 gemelli, Elena, Polluce, Castore e Clitemnestra. I primi 2 si crede siano figli di Zeus, gli altri 2 invece del marito Tindaro. Ciò che ha reso questo mito sulla violenza di una donna così famoso nella storia dell'arte sembrerebbe essere più la conseguenza dell'azione di Zeus, quindi la nascita di Elena, scatenatrice della guerra di Troia. Fatto sta che grandi artisti come Michelangelo, Leonardo e Tintoretto lo hanno raccontato in diverse opere entrate nella storia dell'arte. E l'ultimo mito greco di cui voglio raccontarvi riguarda uno tra i più famosi eroi, Perseo, colui che ha ucciso la Medusa. Inutile dire che si tratta di uno dei personaggi greci più rappresentati, grazie soprattutto a questa impresa famosissima. Non ve la racconto perché un po' tutti la conoscono ed è semplice da riconoscere anche nelle opere d'arte. Vi racconto invece della liberazione di Andromeda, che diventerà sua moglie. La regina Cassiopea, madre di Andromeda, si vanta mattina e sera della sua bellezza e di quella della figlia Andromeda. Se ne vanta così tanto che racconta in giro di essere più bella delle Nereidi, le ninfe del mare. Probabilmente deve aver esagerato un po' troppo e offeso Nettuno, re dei mari e fratello di Zeus.
Per questa ragione il regno di Etiopia viene infestato da un mostro marino, Ceto, che divora gli abitanti. Per poter mettere fine a questa tragedia, il re Cefeo, marito di Cassiopea, lega la figlia Andromeda a una roccia e Andromeda rimane lì fin quando, grazie al cielo, non passa Perseo, che grazie a dei giochi d'acqua inganna il mostro e lo uccide. E questo è l'episodio di Persè che viene spesso raccontato anche in arte. Ma già che siamo qui, dato che io non provo antipatia solitamente nella vita per nessuno, tranne che per i personaggi dei film, dei libri, delle serie TV, vi racconto che fine fa Cassiopea poco dopo. Perseo torna vittorioso con Andromeda tra le braccia dal re e i due si sposano. Ma Cassiopea non è favorevole. Così, nel bel mezzo del matrimonio della figlia, organizza con l'ex di lei, Agenore, un'imboscata. Ma Perseo è furbo, tira fuori la testa di Medusa e li pietrifica tutti, compresa la suocera antipatica Cassiopea, che finalmente fa la fine che si merita. Questi sono solo alcuni dei miti greci da conoscere perché presenti in tantissime opere antiche, moderne e contemporanee. Ce ne sarebbero davvero molti altri, come le fatiche di Ercole o Perseo e Medusa. E se anche voi ne avete uno preferito, scrivetemelo nei commenti così da scoprire ancora insieme qualcosa in più. Inoltre, se questo video in cui racconto i 6 miti greci da conoscere assolutamente per comprendere meglio i capolavori dell'arte ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato. Grazie e alla prossima!